Hi guys, bentornati con un nuovo video sul mio canale. Ok, e se ti dicessi che probabilmente stai già vivendo una vita che una versione di te desiderava ma non te ne stai accorgendo? Perché io me ne sono resa conto l'altro giorno ed è stato un po' strano. Non è stato uno di quei momenti perfetti tipo journaling con la luce bella. Ero letteralmente a casa dopo lavoro e stanca con ancora la borsa buttata sulla sedia e stavo facendo le cose più normali del mondo e ho avuto proprio questo pensiero: ma questa non era esattamente la vita che volevo qualche anno fa? E la cosa ancora più strana è stata realizzare che io sono felice, cioè non perfettamente, non sempre, ma in generale sì, però allo stesso tempo non me ne accorgo mentre la sto vivendo e questa cosa mi ha un po' colpita, perché mi ha fatto pensare a quante volte viviamo cose che volevamo tantissimo e poi diventano solo la normalità. Comunque, se mi vedete così è perché fuori fanno 32 gradi e ho fatto una doccia veloce e quello che sentite sottofondo in realtà è il condizionatore che ho preso da poco perché si muore se no. Comunque io ad esempio ho iniziato a pensare tutte le cose che oggi fanno parte della mia vita e che prima desideravo tantissimo, tipo una cosa molto semplice: avere un posto che sento mio, cioè tornare a casa dopo lavoro, essere stanca, sedermi sul divano, accendere la TV e sapere che quello spazio è solo mio. Prendermi del tempo per me stessa, per ricaricarmi dopo una lunga giornata e non dover dare spiegazioni a nessuno, perché per tantissimo tempo questa cosa non era così. Io per tipo 9 anni ho sempre vissuto con altre persone e non è che fosse per forza negativo, però non avevo mai davvero uno spazio tutto mio. Non avevo quel momento in cui rientri a casa e puoi proprio staccare, ricaricare le tue energie senza dover parlare con nessuno, senza adattarti a nessuno, senza pensare a niente, e questa è una cosa che mi mancava tantissimo, anche se magari io non lo dicevo così chiaramente. E adesso che ce l'ho è diventata la cosa più normale del mondo, cioè torno a casa, mi siedo, faccio le mie cose e non ci penso neanche, ma in realtà per me non è scontata. Mi ricordo proprio quella sensazione di non avere ancora un posto che sentissi davvero casa, e adesso che ce l'ho è diventato semplicemente normale, tipo potermi permettere di comprare prodotti che mi piacciono davvero, magari skincare, make up, cose che scelgo perché mi piacciono, non solo perché sono le più economiche. E questa è una cosa che quando avevo 20 anni non era così scontata. E non è neanche tanto il prodotto in sé, è proprio la sensazione di poter scegliere. E poi ovviamente c'è il lavoro. Avere un lavoro che mi piace, che mi permetta di essere indipendente. Se penso a me a 18 anni non avrei mai pensato fosse così possibile, invece adesso è la mia normalità. Però allo stesso tempo questa normalità ha avuto un prezzo, perché sì, sono dovuta partire dall'Italia per costruire tutto questo e devo dire la verità, per me non è stato tanto difficile lasciare l'Italia in sé quanto lasciare la mia famiglia. Quella è stata la parte più strana, perché da una parte stai costruendo qualcosa di tuo e dall'altra stai lasciando qualcosa di molto più importante. Quanto di quello che oggi vivo è normale, in realtà è qualcosa che è arrivato anche grazie a una scelta, e forse anche per questo dovrei accorgermene un pochino di più. E forse è proprio questo il punto, che ci abituiamo anche alle cose che una volta ci sembravano grandi e smettiamo un po' di vederle. Secondo me il problema è questo: quando immaginiamo la vita che vogliamo, la immaginiamo sempre in versione estetica, pulita, leggera, senza fatica. E secondo me c'è anche un altro motivo: quando immaginiamo la vita che vogliamo, la immaginiamo sempre in versione molto filtrata, non immaginiamo mai
stanchezza, la noia, la giornata in cui non abbiamo voglia. Quindi quando quella vita arriva davvero non sembra che ce l'aspettavamo, e invece di pensare ok, ce l'ho fatta, pensiamo tutto qui. Non è che la tua vita non è quella che volevi, è che non assomiglia alla versione che avevi di te stessa. E se penso a me di 9 anni fa, volevo stabilità, indipendenza, una routine mia, una vita tranquilla, e oggi ce l'ho, però allo stesso tempo a volte non me ne accorgo neanche, le do per scontate, e mi ritrovo molto più spesso a pensare a quello che non ho o a quello che non sto facendo, tipo cosa dovrei fare di più per migliorare, cosa manca, e passo meno tempo a pensare a quello, a guardare invece quello che invece ho già. E questa è una cosa che ho trovato un po' strana da realizzare, perché se penso alla versione di me, probabilmente guarderebbe la mia vita adesso e direbbe ok, ma di cosa ti stai lamentando? E invece quando sei dentro è tutto normale, e quindi finisci per vivere cose belle ma con la testa sempre un po' altrove. E questa è stata la realizzazione un po' scomoda. Non è che non sono felice, è che non mi accorgo abbastanza di esserlo mentre lo sono. Ci sono tante cose che oggi faccio senza pensarci, che prima avrei romanticizzato tantissimo, tipo tornare a casa dopo lavoro, avere una routine, potermi comprare le cose da sola, avere momenti tranquilli. E invece adesso sono tipo ok, next. E non perché non penso siano importanti, ma perché sono diventate cose normali. E qui non voglio fare il discorso tipo devi essere grata, perché non funziona così. Non devi amare ogni momento, non devi sentirti felice tutto il tempo, però forse puoi iniziare a notare un po' di più, notare quando non stai bene, notare quando sei tranquilla, notare quando la tua vita è già abbastanza, perché magari non devi cambiare la tua vita, magari devi solo viverla un pochino di più, un pochino più con la consapevolezza di quello che hai adesso e di quello che ci è voluto per arrivarci. Penso che una versione di noi qualche anno fa guarderebbe la nostra vita e direbbe wow, e non perché sia perfetta, ma perché è esattamente quel tipo di vita che immaginavamo, anche se in modo diverso. Non perché sia perfetta, ma perché è esattamente quel tipo di vita che immaginavamo, anche in modo diverso. E noi invece siamo qui a pensare a cosa manca, cosa fare dopo, cosa migliorare, e va bene così, perché penso sia normale. Però allo stesso tempo mi fa un po' strano pensare che magari sto vivendo qualcosa che una versione di me avrebbe desiderato tantissimo e io non me ne accorgo davvero. E quindi ultimamente sto cercando di fare una cosa molto semplice, non cambiare la mia vita, ma viverla un pochino di più. Accorgermi dei momenti piccoli, anche se sembrano normali, accorgermi quando sto bene, anche se non è niente di speciale, accorgermi che magari è già abbastanza, perché forse non devi per forza arrivare da qualche parte, forse sei già in un punto che una versione di te avrebbe visto come un traguardo, e magari devi solo accorgertene un po' di più e viverla un pochino di più. Comunque devo dire che questo video in realtà è stato ispirato da un video su TikTok che ho visto di questa ragazza che in realtà lei vive all'estero, e mi ha fatto pensare dal fatto che lei comunque ha più o meno una stessa esperienza mia, cioè se n'è andata via dall'Italia ed è grata nel tempo di aver costruito quello che ha costruito. E mi ha fatto pensare, perché in realtà, cioè nel senso, io non dico che sono arrivata ok a tutti i miei traguardi, a tutti i miei goals, però allo stesso tempo perché non riusciamo a fermarci un attimo e a pensare, invece di quello che non abbiamo, dobbiamo essere grati per quello che abbiamo, o almeno io parlo per me. Però sì, questa è stata la mia realizzazione che ha ispirato questo video. Comunque, grazie per essere arrivati alla fine e per essere stati con me in questo video un po' così, un po' ranting and yapping. Grazie per aver guardato il video, noi ci vediamo al prossimo e vi mando un grande bacio come al solito. Ciao!